Amici di Fall for FVG, oggi sono a Malborghetto in una delle meravigliose sale di Palazzo Veneziano e mi ritengo molto fortunata perché sono assieme a due illustri personaggi del mondo enogastronomico italiano. Enzo Vizzari, direttore dell'area guide dell'Espresso, e Paolo Vizzari, che collabora assieme al padre ad una delle guide, i ristoranti d'Italia. Buongiorno. Buongiorno. Ritengo che il vostro mestiere sia molto importante e che abbiate una grandissima responsabilità, perché tantissime persone si affidano al vostro gusto, alle vostre esperienze e soprattutto alla vostra sensibilità. Cosa cercate quando entrate in un ristorante? Beh, diciamo, innanzitutto è facile dirlo, la qualità della cucina. È ovvio che è il primo elemento sul quale si fonda il giudizio su un ristorante. Dopodiché non si può prescindere dal valutare il contesto, il servizio, l'ambiente. In buona sostanza, uso ancora questa espressione, si cerca, trovandola obiettivamente non sempre, l'emozione, che te la può dare quella che io definisco la piacevolezza complessiva, ovvero l'insieme di fattori, la cucina, l'ambiente, il servizio, anche quel che di indefinibile, di impercettibile forse, che però senti e che ti fa dire, bene, oggi qua sto bene. Tu invece, Paolo? Io in realtà la prima cosa che cerco è la corrispondenza fra le intenzioni di un cuoco e quello che poi mette nel piatto, nel senso che a prescindere da quale sia il tuo obiettivo e quale tipo di cucina tu voglia mettere in atto, mi interessa che tu sia in grado poi di trasmettere proprio quel tipo di cucina. Mentre molto spesso capita che le esperienze meno piacevoli avvengano quando qualcuno si è preposto un obiettivo che non era in grado di mettere in pratica e di conseguenza poi manca quel lato di corrispondenza. Secondo voi cosa vuol dire mangiare bene? Beh, vuol dire mangiare. Questo è uno slogan che io ho proclamato tanti anni fa e che continuo a ripetere. Io sono per una cucina buona e sana, proprio scritto con la E che indica l'E commerciale, ovvero deve essere buona, quindi deve essere piacevole e realizzata con prodotti di indiscutibile qualità, il che non vuol dire naturalmente che debba essere complessa, può essere eccellente, buono e sano il prodotto più semplice, più elementare, legato alla trasformazione o alla cottura anche di un solo prodotto, come il piatto più complesso, più ricco, più articolato, più concettuale anche nelle premesse del cuoco. Quindi ecco, buona e sana innanzitutto. E per me invece è un discorso ancora più laico, se vuoi, nel senso che per me il concetto di buono non esiste a livello oggettivo, ma a livello soggettivo qualcosa può incontrare o meno il tuo gusto e addirittura il tuo umore, che molto spesso incide su quello di cui hai voglia. E quindi per me il concetto di buono, se tu ampli il raggio di ragionamento dall'Italia al mondo, per esempio, diventa complicatissimo, perché mio padre, per questioni genetiche come tanti altri, odia e non può mangiare il coriandolo, per esempio. Io è l'unica spezia veramente che non riesco a toccare. Ma è Ho genetica. difficoltà. Il 20% della popolazione mondiale, voi sentite il coriandolo, il sapore che sentite quando lo Anche- mettete in bocca è diverso da quello che sento io. Per voi è simile per esempio alla cimice schiacciata. Sì, una cosa per del me è genere. insopportabile. Per me è adorabile. Quindi capisci che lo stesso identico piatto, per due persone comunque con esperienze diverse ma che fanno questo di mestiere, può essere molto buono o immangiabile. Sì, io ho avuto tante difficoltà nel Sì, mondo. l'importante però è sapere raccontare il perché Esattamente. ti Chiaro. piace o il perché non ti piace, Esatto. senza mai, questo è molto importante, ergersi a giudici dichiarando questo è buono e questo non è Sono buono. completamente Esatto. d'accordo. Io dico sempre, io non posso dire è buono o non è buono, posso dire mi piace o non mi Quello che piace. si può fare prima di entrare nella misura soggettiva, e lì forse subentra anche quella piccola percentuale di mestiere che rimane al critico rispetto a chiunque vada a mangiare e racconti la propria esperienza, è la parte di analisi tecnica di un piatto, ovvero una triglia può essere oggettivamente troppo cotta oppure oggettivamente cotta alla perfezione. Fin lì si parla di matematica e scienza. Quando ci si muove sul punto di acidità, allora sono fattori soggettivi. Mi dispiace dover dire che sono d'accordo. Cosa amate del vostro lavoro? Beh, devo dire
innanzitutto l'opportunità di affrontare laicamente, con la mente aperta, tante e tante esperienze, e quindi di venire a contatto con diverse realtà che non sono solo gastronomiche, perché c'è sempre in ogni realtà un background, un arrière di vissuto, di realtà locale, di realtà di persone, dalle quali non si può prescindere, anche se bisogna cercare di evitare nel giudizio sulla cucina di essere troppo condizionati, e sottolineo il troppo, proprio da questi aspetti che sono, come dire, metagastronomici, non strettamente legati e quindi l'opportunità davvero di vivere tante esperienze, di viaggiare e poi, ribadisco, alla fine quella che è la prima vera motivazione di, tra virgolette, mangiar bene. Per te, Paolo? Beh, senz'altro questi aspetti sono condivisibili, e diciamo che per me quello che mi fa amare ciò che faccio è la sfumatura di quanto ha detto mio padre, ovvero per me quando tu viaggi hai tanti modi di conoscere un paese. Innanzitutto io sono uno di quelli che adora buttarsi nel locale, quindi proprio mi ci immergo e faccio tutto quello che fanno le persone di lì e cerco di capire. E il passaggio fondamentale in questo modo di esplorare è mangiare, perché è cultura, perché tu come mai un popolo mangia qualcosa invece di qualcos'altro, puoi molto spesso stabilire un pezzo della sua storia e poi portarti dietro appunto tutta una serie di momenti nella vita di quelle persone che sono diventati piano piano un piatto o un elemento che è andato a finire a completare quel piatto. Vi faccio un'ultima domanda, in realtà due, una per te Enzo e una per te. Qual è un ingrediente o un piatto che fa riaffiorare i ricordi d'infanzia? Grazie a Dio sono tanti, troppi. Io sono piemontese, mi vanto d'esserlo, anche se non sono minimamente condizionato da questo nel giudicare, nel viaggiare, nell'apprezzare. Però ecco, proprio se riandiamo all'infanzia, potrei dire ecco, o un risotto o un piatto di agnolotti alla piemontese, ecco. E invece Paolo, so che hai studiato cinema, sei a casa da solo col tuo piatto preferito, che film guarderesti? Bella domanda. No, credo che in un contesto del genere senz'altro una bella commedia, come A qualcuno piace caldo, per esempio. Quando sono a casa molto spesso, rispetto a prima, quando magari mi piaceva variare di più, ho bisogno di commedia, molto più di prima. Va bene, allora io vi ringrazio. Salutiamo Grazie gli a te, amici. Erika. Grazie Grazie a mille. tutti. Arrivederci.